Ansia? Depressione? Panico? Non c'è niente che spaventa un terapeuta cognitivo-comportamentale. Pensieri, credenze, emozioni, comportamenti sono i suoi strumenti per permetterci di tornare a stare bene. Segui questo video fino alla fine per scoprire la storia, le applicazioni, i principali modelli e le prospettive future di questo tipo di psicoterapia. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Jacopo, studente appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. La terapia cognitivo-comportamentale è un tipo di terapia che si concentra sulle connessioni tra i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le nostre azioni. Riconosce che il modo in cui pensiamo alle cose influenza il modo in cui ci sentiamo e ci comportiamo. Questo tipo di psicoterapia ci aiuta a identificare e sfidare i pensieri negativi, sostituendoli con altri più realistici e positivi. In questo modo possiamo cambiare i nostri comportamenti e migliorare il nostro benessere generale. I terapeuti che applicano questo approccio prestano molta attenzione agli aspetti più personali della vita del paziente, quindi i pensieri, le percezioni, i giudizi, e intervengono su di essi nel tentativo di comprendere e modificare i disturbi manifesti e nascosti del comportamento. Il lavoro del terapeuta inizia col monitorare tutti i pensieri che la persona prova nella vita quotidiana, per poi cercare di portare in luce quelle distorsioni cognitive profonde e quegli schemi che vanno poi a creare quei pensieri negativi che la persona vive nella propria quotidianità. A differenza di altre psicoterapie come la psicodinamica o la psicanalisi, la terapia cognitivo-comportamentale si focalizza prevalentemente sul presente, orientando a soluzioni di problemi attuali. I pazienti apprendono quindi alcune specifiche abilità che possono utilizzare anche in seguito e che riguardano l'identificazione di quei modi distorti di pensare, la modificazione di convinzioni irrazionali e il cambiamento di quelli che sono i comportamenti disadattivi. Ricordo che per diventare psicoterapeuti e psicoterapeuti cognitivi comportamentali è necessario possedere una laurea magistrale in psicologia o in medicina e chirurgia e poi completare 4 anni di scuola di specializzazione in una delle tante scuole riconosciute dal MIUR. Se ancora non conoscete quali sono le sottili differenze tra psicologo, psichiatra e psicoterapeuta, vi ricordo che ne ho fatto un video, vi lascio il link in descrizione e vi invito a guardare. Vediamo ora in maniera molto breve quella che è stata la storia e l'evoluzione di questo tipo di psicoterapia. La storia della terapia cognitivo-comportamentale risale agli anni 60, quando due psicologi, Aaron Beck e Albert Ellis, svilupparono questo approccio rivoluzionario. Aaron Beck, uno psichiatra, inizialmente si è concentrato nel cercare di comprendere quelli che erano i pensieri dei suoi pazienti depressi. Scoprì che i loro pensieri erano spesso pieni di convinzioni negative su se stessi e modelli di pensiero distorti. Ciò lo portò a sviluppare la terapia cognitiva, che si concentrò sin da subito sull'identificazione di questi pensieri negativi. Più o meno nello stesso periodo, Albert Ellis, uno psicologo, formulò quella che è stata definita Rational Emotive Behavior Therapy, che enfatizzava il ruolo delle convinzioni irrazionali nel causare un disagio emotivo. Ellis credeva che individuando e sostituendo le convinzioni irrazionali, gli individui potessero raggiungere il benessere emotivo. Sia Beck che Ellis hanno riconosciuto che i pensieri influenzano emozioni e comportamenti, e le loro idee hanno dato una significativa spinta nel campo della psicologia. Le due terapie proposte dagli autori si sono poi fuse nel tempo per formare quella che oggi conosciamo come terapia cognitivo-comportamentale. Questo approccio terapeutico ha guadagnato popolarità grazie alla sua efficacia nel trattamento di varie condizioni di salute mentale, tra cui ansia, depressioni, fobie e dipendenze. Nel corso degli anni poi questo tipo di psicoterapia si è evoluto e ha incorporato nuove tecniche e strategie, diventando una delle forme di terapie più utilizzate e supportate scientificamente. Vediamo ora uno dei modelli cardini e fondamentali della terapia cognitivo-comportamentale, ovvero il modello A-B-C. Nella terapia cognitivo-comportamentale la tecnica A-B-C, descritta sia nei lavori di Ellis e successivamente da Beck, è sicuramente la più famosa. È utile per aiutare il paziente a prendere coscienza di come si sviluppano le proprie emozioni, i propri pensieri, a partire da un evento che è accaduto nel presente. La struttura logica di questo modello può essere immaginata come una struttura a 3 colonne, in cui abbiamo A, gli antecedenti, ovvero la situazione problematica. Si può considerare A quindi anche un evento immaginario, possibile o perfino impossibile, uno stato d'animo interno, un'emozione o un pensiero. Con B invece intendiamo le convinzioni, quindi i pensieri, le credenze che il paziente ha utilizzato per valutare in modo positivo o negativo l'antecedente, quindi l'evento problematico. Con C invece intendiamo le conseguenze, quindi le emozioni, i comportamenti e le azioni che sono state messe a seguito di A e di B. Quindi, in sintesi, alcuni pensieri, emozioni e comportamenti ci fanno soffrire. Immediatamente siamo portati a pensare che modificando, evitando o arrendendoci alle eventi che li hanno prodotti, potremo tornare a star bene o quantomeno a non peggiorare la situazione. In realtà, secondo l'approccio cognitivo-comportamentale, le nostre reazioni, sebbene influenzate dagli eventi, sono piuttosto il prodotto delle credenze soggettive con cui valutiamo la realtà, ed è su questo che va a lavorare proprio la terapia cognitiva.
Se non è tutto ben chiaro, vi invito a lasciare un commento qua sotto con delle domande e vi risponderò nel più breve tempo possibile. E inoltre scrivetemi qua sotto se avete avuto esperienze con terapeuti cognitivo-comportamentali, come vi siete trovati e se è stato utile per voi. Vediamo ora quali sono le applicazioni e le prospettive future di questo tipo di psicoterapia. La terapia cognitivo-comportamentale è un approccio versatile che può essere utilizzato per affrontare un'ampia gamma di problemi di salute mentale. Che tu abbia a che fare con ansia, depressione, fobie o dipendenze, la terapia cognitivo-comportamentale può riuscire a cambiare il tuo comportamento. Fornisce strumenti e tecniche pratiche per aiutare le persone a gestire i propri pensieri e le proprie emozioni ed è spesso un trattamento breve e altamente efficace. La terapia cognitivo-comportamentale permette alle persone di diventare i propri terapeuti. I terapeuti lavorano in collaborazione con i loro pazienti per identificare quelli che sono i modelli di pensiero negativi e sviluppare strategie per sfidarli e cambiarli. Queste strategie possono includere la registrazione dei pensieri quotidiani, il coinvolgimento in esperimenti comportamentali, esercizi e compiti da fare a casa e anche l'uso di tecniche di rilassamento. Partecipando attivamente alla terapia, le persone apprendono abilità preziose che possono continuare a utilizzare anche molto tempo dopo la fine della terapia. Per quanto invece riguarda le prospettive future, i nuovi programmi e le app di terapia cognitivo-comportamentale online stanno diventando sempre più popolari, rendendo la terapia più accessibile e anche conveniente. La realtà virtuale viene anche utilizzata come strumento per simulare situazioni di vita reale e aiutare le persone a superare paure e fobie specifiche. Inoltre, questo tipo di psicoterapia non si limita alle sessioni di terapia individuale, viene integrato nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei gruppi di autoaiuto. L'attenzione della psicologia e non solo si sta spostando verso la prevenzione e l'intervento precoce e le tecniche di terapia cognitivo-comportamentale vengono insegnate anche ai bambini e agli adolescenti per promuovere il benessere fin dalla tenera età. In poche parole, la terapia cognitivo-comportamentale è una potente terapia che ha cambiato il modo in cui comprendiamo e trattiamo i problemi di salute mentale. La sua enfasi sulla connessione tra pensieri, sentimenti e comportamenti fornisce agli individui degli strumenti pratici per assumere il controllo della propria vita. Cari amici, questo video termina qui. Spero sia stato di vostro gradimento. Vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale e a lasciare qua sotto nel box dei commenti curiosità, informazioni, domande o critiche e vi risponderò il prima possibile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!